Buongiorno amici del canale, oggi restyling doppio, 2 persone, 2 tavolini, perché fanno parte di un progetto molto più ampio. Grembiule, lo vedete, I Love Restyling, perché questo tutorial fa parte di un restyling molto complesso di una casa che è dei miei amici. Eccoci Buongiorno qua. amici del canale! Siamo al circo? Come stai? Bene, bene. Allora, tu sudi e Sì, ti impolveri. sì. Lei per ora dipinge con un blu nero molto elegante, il Va pepper bene, blu. ognuno ha i suoi ruoli. Poi vi invertite. E io sudo. Se vuoi tu sudi o se no continui a dipingere. Sì, l'altro. così non vado in Decidi palestra tu. stasera. Non vai in palestra. Quindi dovete per ascoltarmi, non fare come volete. Certo. Va bene? per Perché questo. lui no. sarà difficile. Infatti Io- lui fa sempre cosa vuole finire, ma no, no, così. No. Ok. Ok. Ma glielo spiegate bene perché stiamo facendo questo tutorial e che fa parte di un progetto più grande. Cosa stiamo facendo? Non lo so, io Spiega veramente, tu, cosa spiega dobbiamo tu. Il restyling della tua casa da Ah, la bambino. mia casa da bambino, la Che fa casa parte di- di questa puntata bellissima che si trova su Discovery, Sì, quindi potete canale vederlo 56. su Discovery, canale 56 Home and Garden TV e qualche replica, ci sarà Esatto. su Real Time, Fine Living, diverse reti che ospiteranno anche le repliche. Quindi non vi perdete il tutorial che fa parte di questo mega progetto, che voi non sapete ancora com'è. No, e io soprattutto non Tu so com'è. soprattutto, perché la casa la vedranno solo domani. Quindi partiamo. Torno dietro la camera? Vai a lavorare. Ragazzi, finalmente siete qui sotto le mie grinfie. Paura. Allora, partiamo con i lavori di fine, Sì. li facciamo fare a lei. Mi raccomando, prima regola. Pennello stiene dalla ghiera. La ghiera. Ti ho dato un pennello a punta, così vai bene Ok. nei buchini di questo tavolino, che Va delle bene. rientranze, senza fare fatica, devi proprio pucciare e tirarlo bene. E ricordati sempre che quando inizia a asciugare non si deve vedere umido e la prima mano per noi è importantissima perché deve coprire praticamente tutto. Guarda che questo nero blu è veramente bello. Sì, molto. Devo stenderlo proprio tanto. Guarda quanto sto tirando, non devi mai vedere infatti. l'umido, non devi mai vedere le goccioline. E soprattutto è un nero blu molto bello, fine, raffinato, ma copre benissimo. In realtà se siamo bravi con una mano ci togliamo già un bel po' di problemi. Vedi? Ho Sì. preso il colore solo una volta, poi non l'ho più preso. Ok. Mentre tu ti colori tutta la struttura, ma fin qua, questa parte qua solo, il legno non lo fare, perché vado lì con Franco, parto Cioè, da quello e lo faccio carteggiamo. Le gambe fino a qui. Bravissima, fino a qua. Se il resto- sporchi qua non importa, tanto fa Ah, parte del mobile, questo me lo Sì. colori. Qua Va bene. no, Ok. perché lo carteggiamo io e Franco e anche questo qui, ok? Ok, Quindi tu va colori bene. bene tutto di preciso. Ma lo carteggiate ora mentre io faccio questo, no? Sì, ci mettiamo lì e carteggiamo. E la polvere questo. non va No, su. ci aiuta Emma, guarda Emma, è là che ci aspetta appostata con l'aspirapolvere. Come un falchetto che ci osserva. Quindi devo molto... Quindi spostiamo un po' questo magari. Sì, andiamo un pochettino più in qua. Oh, Devo scaricare molto, quindi. brava, e tienilo da qui. Ah, sì. So che ti sposi domenica, però la manicure la facciamo ancora, siamo ancora in tempo. No, niente manicure. No, siamo belle. Quindi questo lo veraci. mettiamo un pochino più in Bravo. Allora, ci mettiamo così e ora ti faccio capire due cose. Uno, dov'è la levigatrice? Qua. Bene. Eccola. È tutto molto umido. Lascialo rilassare, la Io pittura è non relax. avevo detto nulla. Allora, Allora. il bello di questo tavolino è che è di legno massello. Chi l'ha fatto? No, questo l'aveva comprato mi Non pare. l'ha fatto papà? No, no, questo no. Però sarebbe potuto essere anche una cosa sua. Guarda che bel pezzo di legno. Quando noi adesso lo carteggiamo, vediamo qua un occhio bellissimo che esce in questo punto e capiamo anche che legno è. Emma ha l'aspirapolvere, anche se di silenziosa farà un sacco di casino, perché non vogliamo che salga la polvere su Marianna. Certo. Ok? Mi devi fare una cortesia però, carta 100, quindi una levigatrice con una carta abbastanza grossa e non si deve assolutamente andare contro vena, quindi mai Sempre così. nel senso della vena. Bravissimo, lo so che lo sai, Visto mi fai che finta di non i saperlo, tutorial li faccio io, esatto. però grazie. Vado? Faccio Vai. il primo pezzo? Vai. Stop! Cosa manca? Le mascherine. Le mascherine.
Non si carteggia senza mascherina perché altrimenti si respira il legno e non fa bene. Senti, posso farti una domanda? Perché devo tenere il pennello da laghiera? Sei più precisa, schiacci di più, la vernice va dove vuoi tu e non stanchi il polso. Se prendi il pennello più in su vedrai che stasera male al polso. Ah, certo. E invece se lo prendi da qua vai più precisa e riesci anche a esercitare una forza maggiore e quindi colorerai sprecando meno prodotto. Ah, ok. Bene. Mascherina. Mascherina. Mascherina messa. Quando ci siete ditemelo. Pronto? Pronta? Andiamo. Via. Guarda che bel legno che esce. Ah, Vieni, guarda, guarda che bello, davvero. Vuoi vedere? Chiaro. Sì? Bello. Un legno molto bello, molto chiaro e secondo me con l'arredamento che abbiamo scelto starà bene. Quindi mi bene. raccomando fai attenzione a non calcarmi però su questa parte del bordo perché non si sa mai come viene. Quindi dobbiamo faccio lasciarla piano. scura quella. No, lo faremo però dopo. Ok. Prima facciamo la parte sopra. Va bene, vai. Facciamo una fettina, posso? Dai. Divertiti. Vado? Però Franco, Mi sono impegnato. hai sudato? Abbastanza, devo Sei dire impolverato? che sì, tanto. Visto che tu invece sei stata così brava, così precisa, non c'è nemmeno una goccia, sembra che lo fai tutti i giorni di mestiere, non so come sia possibile. Che sei proprio brava. Grazie. Però visto che l'hai fatta così bene, io direi, continua tu a colorare. Però un po' male al polso fa, eh? E vabbè, è il mestiere che entra, dicono. Allora, io e Franco ti ribaltiamo questo tavolino, Sì, ma mi hai detto ok. anche tu. Ribaltiamo questo tavolino, gamba all'aria qui, così puoi fare tutte le gambone. Le gambe. E invece io insegno a Franco come fare a carteggiare senza faticare, un po' di rima, però sverniciando. E usiamo il mio sverniciatore Su questo. biodegradabile, su quello piccolino. Ti ho Va fatto bene. faticare su quello grosso. Certo. Sono curiosa anch'io di In sapere effetti come si potevamo fa. fare il contrario. No, volevo Cioè? vederti maschio. Dai, andiamo. Giriamo, Ok. ribaltiamo il tavolino. Ok. Ci aiuti Franco che... Vai, 1, 2, 3 and go. Come prima, basta che lo fai fino a questo pezzo qua, prima del legno, che Franco ha gentilmente carteggiato. Va bene? Prima, cioè, devo fare anche il sotto, no? No. Qua, Fino a lì, arriva come- qua, come prima. l'altro. Ok, va bene. Sì. Noi E ci noi mettiamo qua. su questo. Sì, belli larghi. E dobbiamo fare attenzione a cosa? A non far colare lo sverniciatore sulla vernice data Ma da sei me. troppo bravo, sembra quasi che sulla fai mia tanti video. vernice. Hai visto? Apro? Senti, facciamo una bella cosa, senza saperne leggere né scrivere, proteggiamo anche il pavimento. Ah, ok. Non mi distruggete il lavoro fatto, No, guarda. Ah. Quindi attenzione al massimo a non colare, quindi sui bordi andiamo un pochettino più asciuttini. Va bene. Ok? Vado io? Allora, sai che è biodegradabile, naturale, non puzza, non crea neanche irritazione alle mani, quindi bene. puoi farlo senza guanti. Va bene, vado. Sembra che lo vedi tutti i giorni. Mi ricorda qualcosa. Allora, è una pasta. È un gel che si stende sulla superficie. Sembra una crema. Esatto, e il bello è che questa crema in effetti si aggrappa talmente bene che non se ne va come un liquido e quindi lavora più lentamente e meglio. In realtà a volte ci mette 10 minuti a sverniciare, a volte mezz'ora, dipende un pochettino da com'è la vernice sottostante. Lo diamo anche sul bordo? Sì, vediamo sul bordo, vedi che inizia già a asciugare. Quando inizia a fare così, che assorbe e asciuga, è perché sta già lavorando, vuol dire che sta già sverniciando. In realtà è molto veloce da sverniciare questo tavolino. So che stai imprecando perché hai fatto una fatica bestiale a fare l'altro tavolino, ma questo qua lo faremo veramente in modo veloce. 10 minutini di sverniciatura. Potresti quasi andare a fare un caffè.
Caffettino? Vai, va. Io lo stendo, tu prendi il caffè. Ma secondo te ci posso dipingere la barca? Ah, beh sì, Eh? sì, gli interni della barca assolutamente. No, gli esterni. No, Gli esterni tipo? Devi inventare una vernice che vada bene che vada nell'acqua di mare, che non faccia attaccare Sarebbe i bello. muschi, le patelle. Perché ogni quanto si deve ricolorare una barca all'esterno, tu che sei espertissima. Quella che sta dentro l'acqua, insomma, è una volta all'anno, via. Allora, io già sono molto contenta perché vedo che si sta, vedi, sciogliendo in alcuni punti, autolivellando e si vede proprio che sta già facendo effetto. Fra, ti dico veramente, 10 minuti saremo pronti per toglierlo, ci sarà già praticamente sverniciato. Un consiglio sempre è massaggiarlo un po' così, in modo che, sai, se ci sono degli accumuli dove ce n'è di più, si spostano in punti dove ce n'è un po' di meno. E così non si fa... Ha anche un bel colore comunque. Senti che non ha cioè, un odore proprio che prende la gola, perché comunque No, non si sente niente. è fatto con scarti di riciclo di cibo in realtà e scioglie benissimo. Sì, Caffettino. che bravo, grazie. Ah, Finisci scusa, tu? a me? Faccio io. E non me l'hai portato a me? Vuoi il caffè che tu? Franco, vai a prendere il caffè per Mariana subito, Guarda che prima non ti che sposo divorzi più, prima di eh? sposarsi, Non ti sposo più, eh? Ragazzi, ora sverniciamo. Ok. Potrebbe non essere sufficiente. Perché? Perché una volta davano l'impregnante, poi un altro impregnante, ma prima un mordente. Che cos'è il Che è quello che mordente? colora. Bravo. Sono delle aniline, sono dei tingenti che utilizzavano per coprire un pochettino la base del legno. Se tu guardi qua, infatti, questo legno ha più strati, perché sembra un massello, ma invece è un multistrato di tante lamelle di legno. Una volta lo facevano tanto, vabbè, costa meno che un pezzo di legno unico, però soprattutto a incrocio, perché almeno non si imbarca. Questo tavolino qua non si imbarcherà mai. Quindi cosa facevano? Andavano a tingerlo, a scurirlo tanto per non far vedere troppo la differenza di legno. Ma a noi piace perché è moderno. Quindi anche se dovesse vedersi, non ci facciamo il problema. Uso questa spatola e cerco di togliere al massimo tutto quello che viene via. Guarda Emma com'è già pronta. Vedete che in alcuni punti è più chiaro, in altri punti è più scuro, ma a questo servono le nostre spatole per andare ancora una volta a eliminare questo marrone che voi vedete, e questo marrone è il mordente. Quindi cosa facciamo? Eliminiamo con le spatole il più e poi passiamo una paglietta d'acciaio con l'alcol che ci aiuterà a eliminare eventuali residui. Vuoi provare, Mari? Sì, mi piacerebbe. Arrivo, Mi sembra che dia soddisfazione. Molto. Mi metto un guanto? Brava. Me ne passi una? Giusto perché se hai lo smalto te lo toglie. Eh? Se hai lo smalto sulle unghie te lo toglie, No, lo non ce sverniciatore. Però diciamo che ti sporchi solo, non è nocivo per la pelle, intendo. Vabbè. Mi raccomando, la giusta inclinazione che è questa, ok? Ok. Cerca di schiacciare abbastanza, vedi, più riesci a eliminare il colore adesso, tac, meno lo eliminiamo dopo. Vedi che differenza, se calchi un po' di più, guarda, lo vai a ripulire ancora di più. In realtà puoi anche tornare indietro dove io sono già stata, guarda. E lo puoi fare, vai. E io che faccio intanto? Tu intanto puoi iniziare a proteggere il tavolino con la cera. Che ne dici? Va bene. Così ti annusi bene la mia cera jasmine che è buonissima. Te la prendo. Dai. Allora Franco, si prende il pennello, si riempie ma si scola. Il trucco è metterne poco. Poco. Hai un pennello meraviglioso che protegge veramente bene e vedi che man mano che la passiamo diventa più lucidina. Sì, decisamente più lucida. Bravo, allora devi stenderlo bene 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 ovunque, anche magari usando la pennellata incrociata, roteando in modo che vada bene in tutti i buchini e lo stendi su tutta la superficie base. Senti che profumo. Senti che profumo. Sì. Non ha nessun tipo di... Gelsomino? Esatto, non ha nessun lo adoro. tipo di solvente ed è veramente un prodotto eccezionale, molto molto protettivo perché ha tanta bacca di carnauba. Guarda Posso qua. usare dopo la doccia? No, purtroppo non l'ho ancora progettato per quello, però avrebbe voglia. Te lo lascio? Provo. Trattala bene e mi raccomando non qui, perché qua ci sarà un'altra tecnica dopo. Va bene. Ok?
Mari, ti faccio vedere adesso come togliere via la colorazione, il mordente, da qua. Vedi adesso non è più lucido, Sì. vedi che bello opaco, però è un po' appiccicoso, è ancora un po' particolare. Questo è il mordente, quindi l'anilina, il tingente che ha assorbito il legno negli anni. Si usa una pagliettina di ferro, prima la grossa, la più grezza, poi la più fine, con l'alcol, e vedi già Emma lì ha un secchio con l'ammoniaca, perché l'ammoniaca ci aiuterà a togliere via i residui di mordente. Ok. Ah, voglio vedere anch'io, questo. Oh, Questo qui bravo! è alcol. È alcol, non fa nulla al legno. Non dobbiamo aver paura che l'alcol rovini il legno. In realtà vedremo solo che toglierà una buona parte di colore. Non Sempre è detto. seguendo la vena, giusto? Bravo, vedi che segue sempre la vena. Non è detto che venga uguale all'altro, ma a me non importa che siano uguali. Sono pezzi unici fatti a mano. Perché Quindi dovrebbero essere schiarisce uguali. l'alcol. Toglie il il colore. mordente, sì. Grazie, posso? Guardate qua. Cavolo. Quanto colore toglie. È in realtà un processo che va fatto lentamente, piano piano, coccolando il legno, gustandosi il momento, non è una cosa che va fatta per fare veloce, ok? Il restyling in realtà è una cosa che va fatta per gustarsi il processo, non è un obbligo, giusto? Giusto. L'utilizzo di questo tavolino non cambia, come lo usavi prima lo puoi usare adesso, però il migliorarlo è proprio parte del processo di restyling. Ci vuole passione. Passione. Guarda che bello, guarda che tonalità che ha preso, bellissimo. bello. Sempre più chiaro. Sempre più chiaro, man mano che tu vai avanti, man mano che lo fai, migliora, schiarisce, però decidi tu, mica è giusto che sia chiarissimo, va a tuo gusto, schiarisci quanto ti Ma piace. quindi adesso se continui a mettere l'alcol qui, continua a Schiarisce ancora di schiarirsi. più, esatto. Ovviamente non avendo carteggiato, cosa che invece abbiamo fatto sull'altro tavolino, non abbiamo asportato un pezzo di legno e quindi si vede di più la fibra. Certo. Questa è una delle motivazioni per cui tante persone non vanno a usare la levigatrice, perché vogliono portare via meno legno rispetto a quello che farebbe comunque una levigatrice per forza di cose. Guarda, man mano che vado avanti, sgocciola. Ecco, non deve gocciolare sulla vernice assolutamente perché altrimenti C'è andato. può asportare un po' di colore. Adesso vediamo. Brava, Brava grazie. Vedi come scioglie piano piano tutto quello che c'è Sì, sotto? dà proprio soddisfazione. Esatto, e toglie anche molti difetti, magari ancora che potevano esserci sotto, qualche graffiettino, toglie tutto. Ma la doppia spugnetta di 2 grane diverse, diciamo, perché? Perché questa toglie un po' di più e l'altra rende la superficie un po' più ok. liscia. Ed è ancora più bello perché comunque quando poi la passi la mano al tatto è ancora più gradevole. È bellissimo fare i tutorial con qualcuno che ti parla, perché sennò sembra che la conti da sola, invece quando qualcuno ti fa le domande è ancora più bello. Ma mi fai provare con l'alcol e vedere? Sì, adesso te la rispalmo tutta e vediamo quanto vuoi schiarire. Te lo faccio fare a te così decidi tu la gradazione di legno che ti piace raggiungere. Ok. Ok? Allora, io tolgo questa, ti do già l'altra. Ok. Vedi, guarda, togliamo ancora un po' di colore da qua. E notare quanto ne è venuto via. L'avresti mai detto? Questo è tutto mordente, tutto tingente. Vabbè, con l'alcol proprio non ne avevo idea. Questa è la pagliettina di ferro, la usi così, sempre seguendo la Ok. vena del legno. Se vuoi parti da qua dove vuoi tu, dove sei comoda. Va bene. Mettiamo alcol, vedi che ha gocciolato qualche gocciolina di Ah, è alcol sul vero. pezzettino e Sì, ha tolto l'ha un po'. portato via. Eh sì, perché comunque sono vernice all'acqua e l'alcol invece elimina praticamente la vernice, ok? Ne mettiamo un po' di meno, così non facciamo danni. Vai. Se poi ti serve, aumenta. Mettiti pure comoda. Ti renderai conto dopo, quando poi faremo l'ultimo passaggio, quindi passeremo anche allo stencil doratura, il passaggio che tu ancora non sai, quanto sarà bello e vellutato il tatto. Quindi in realtà è proprio bello, piacevole anche da utilizzare. Ma che stencil mettiamo qua? Adesso vado a vedere qualcosa di arabeggiante. C'è ancora quel lato da Medaillon pulire. Marocain? Ah, ne posso mettere Quello ancora grande? un po'? Sì. Metto io. Tieni, se vuoi pulire questo bordo. Sì. C'era ancora un po' di colla da togliere di qua. Però prima quando lo facevi te si vedeva proprio la roba marrone, qua invece non si vede. È il primo strato, ma non ti preoccupare che stai togliendo. Adesso ti sciacquo la spugna, te la do e tu vedrai che toglierai ancora tanto. So che tutto questo ambaradan a te non è che ti aggrada tanto, vero?
No, perché mi piacciono queste cose un po'... Un po'. Un po' kitsch. Sei tremendo. Allora, deve stare bene anche nel contesto Certo, della creazione certo, della certo. casa che ti stiamo facendo. E poi che tu non comunque sai. mi fido di te, quindi... Che Il carino. giglio, no? Il giglio è una cosa molto fine, in realtà non è kitsch per niente. Poi usiamo la foglia oro, solo che devo appiccicarvela sulla superficie con una colla spray e non con la classica colla oro. Perché? Perché altrimenti la classica colla per la foglia oro verrebbe assorbita dal legno e in questo caso non posso. Quindi spruzzo, ma dovete essere veloci, togliamo via tutto quello che c'è Ok. intorno, appiccico il fogliettino e faccio vedere cosa succede. Va bene. Ok? Vado Vado? anche a togliere questo, Vai. allora. Tieni questo qua, lo tieni in mano, poi me lo metti giù. Ok. Vado? Sì. Che dice Emma? Va bene, magari aspettiamo un secondo prima di incollare. Proprio un secondo. Togliamo. Vedete che è rimasto il disegnino molto delicato Ecco la foglia oro. Se volete si può anche stropicciare. Perché questa foglia ora è incollata alla carta, Non si stacca. non si stacca ed è fatta apposta per il restyling. Per le persone che incominciano a divertirsi con il restyling. Magari ci sono delle persone esperte, dei doratori esperti che non hanno bisogno perché comunque sono già abituati a maneggiare in molti modi la foglia oro. Invece questa foglia qua è anche per persone che vogliono imparare a utilizzarla e in realtà l'effetto è molto più particolare. Sapete perché? Perché sembra un po' più vintage e in realtà a me serve, perché non lo sapete voi, ma in casa vostra mi serve questo effetto un pelino più vintage. C'è ancora un pelino qua di colla. Vedete, la facciamo aderire subito. E voilà, è tutto quanto coperto il nostro disegno. Sarebbe meglio aspettare un attimino, in modo che la colla tiri per bene e si prenda tutta la foglia oro, dopodiché spolverando rimarrà solamente il giglio. Si toglie l'eccesso quindi dell'oro. Bravo, però non si butta, perché a noi servono anche queste pagliuzze dorate, quindi quel poco che si stacca noi lo teniamo in un Si bicchiere recupera. e se mai dovesse salire già c'è. Va bene. Giusta. Guarda, pare proprio veramente Kitsch? molto kitsch. Smettila. No, scherzo, è bellissimo. Vedete, il fatto di averla stropicciata ha lasciato una texture un pochettino più lavorata e l'ha lasciato anche qualche cosa di più vintage. Queste pagliuzze noi le teniamo tutte, le mettiamo nel nostro bicchierino, vero Emma? Sì, Me lo prendi? prenderlo. Grazie. Si può proteggere in due modi, o la cera, come hai fatto sulla base, oppure il protettivo. Il protettivo diciamo che protegge di più perché anche quando metti sopra delle cose diciamo calde o altro è molto protetto, però secondo me è più bello con la cera. Del resto se voi ragazzi ci mettete sopra una tisana o altro potete anche appoggiarci un sottobicchiere, un vassoietto e non si rovina niente. A me piace di più la cera perché è più naturale. Mettiamo la cera. Mettiamo la cera. Poi profumata. Esatto. Te la si spalmata dappertutto. Sì. Valeria. C'ho le maniche. Quindi non si butta niente, non si spreca niente e il fatto che rimanga bella appiccicata per noi è un valore aggiunto perché anche per le persone che iniziano a fare qualche lavoretto così, qualche restyling, è sinonimo di intelligenza e non si spreca nulla. Guardate Perché qua. invece la foglia d'oro, diciamo più quella... La foglia oro, quella vera, è quella reale, quella che è 18-24 carati, non di si diverso. può, non rimane attaccata al fogliettino arancione, ma vola. È impalpabile. Per questo motivo i veri doratori hanno a volte il tappetino rosso, hanno degli attrezzi appositi per alzarla e non possono assolutamente né starnutire né respirare, mettono anche la mascherina, non ci deve essere neanche la ventola. È un'arte la doratura. Certo. Passiamo alla cera. Cera. Così lo finiamo. Prendo la cera? Prendi la cera e poi dopo lo portiamo a casa. Voi non potete ancora entrare. Però è Giorgia è là che mi aspetta e sta già un po' arredando, quindi devo andare. Ecco. La cera posso farlo? Può farlo lei? Vai. Era già lì pronto a rubarti il lavoro. Ero già pronto a incerare. Devi sempre stenderla nella lunghezza del legno. Comincio qui, Esercitati da qui, sì, brava, schiaccia pure. Guarda che legno, Che bella. che nutrito che è, che bello che è. Profumatissimo.
Questa cera è profumata e oltretutto protegge tanto, quindi non vi dovete preoccupare in futuro, usatelo proprio tranquillamente come un mobile qualsiasi. Userò anche sulla plastica. Mi piace troppo. Allora Emma, noi dobbiamo preparare tutto quanto perché dobbiamo andare in casa loro ad arredare le ultime cose. Io so che Giorgia ha fatto già incetta di tesori trovati nella tua cantina per casa. Ha curiosato un po' in giro. No, perché tu ce l'hai detto, ci hai detto che potevamo e non l'abbiamo fatto. E sono sincera, è un tesoro a casa tua. Quindi andiamo in là, portiamoci anche dietro i nostri tavolini, così li sistemiamo e ci sarà una notte lunga davanti. Perché noi arrediamo sempre di notte, ci piace star lì, ci raccontiamo, facciamo, lavoriamo. Va bene. Mi fa Sono un po' curioso di vedere impressione cosa andare- Vai, Vado tranquilla. vai tranquilla, non troppo piena, scaricalo un po' sul bordo. Ah, ok. Brava, scaricalo un po' e vai un po' scarica, non capita niente. Il bello è che non è una stampata finta, è una vera foglia. Nel momento in cui proviamo a massaggiarlo per farlo diventare più lucido, sarà ancora più bello, visto che non si è mosso. Sì. Faremo la stessa cosa anche sull'altro e basta. Dai, prepariamoci, Emma, andiamo. Sì. Anche questo restyling è finito. Come al solito vi chiediamo scusa perché non vi avevo guardati, ma il tutorial è da inserire dentro la puntata che daremo in streaming su Discovery Plus oppure su canale 56 HGTV. Mi raccomando, guardate tutta la puntata però. Sarà ridotto questo tutorial e voi avete il contenuto esaustivo su YouTube, però è bello vedere come noi andiamo a concettualizzare questi due pezzi all'interno della casa. La sorpresa sarà anche lui perché lo stencil qua sopra sarà un pochettino più ampio, direbbe Franco un pochettino più kitsch, però molto nelle mie corde, vero Emma? Ma molto bello comunque. Ma quando mai ti ascoltiamo? Mai. Nessuno, non mi ascolta Quindi, nessuno. vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, ditemi la vostra e provate l'abbinamento pepper blu con remida e legno grezzo perché vi assicuro che è veramente travolgente, vero? Secondo me è il nuovo colore di Franco, non sarà più il Lucky Forest ma sarà il pepper blu. Sono d'accordo. Vero? Mi piace molto. È il nuovo Lucky Forest. Anche questo restyling è finito ragazzi, com'è andata? Felicissimi. Benissimo. Vedete la casa, vedete un pezzettino di casa e mi raccomando non perdete la puntata su Discovery Plus e su canale 56 HGTV, ok? Non perdetela perché ci sono un sacco di chicche qua intorno che non potete vedere. Vi siete divertiti, l'ambiente è bellissimo, il tavolino qua sta bene, là sta ancora meglio. Il preferito tra i due? È difficile. Forse questo. Scommetti tu lui e lei Se mi siedo sulla poltrona ci metto i piedi, quindi questo. Sì, va bene, mettici i piedi. Vi saluto, al prossimo restyling e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, ok? Seguite il canale se non perdete gli altri video. Ciao! Ciao.